Oggi creiamo una parete pazzesca. Utilizziamo stencil materici e foglia oro, quindi una cosa molto glam, non per deboli di cuore. Partiamo disegnando sulla parete delle righe nette. In questo modo avremo i punti in cui mettiamo gli stencil e i punti in cui mettiamo la foglia oro. Guardate bene tutti i passaggi. Preparo la pasta materica per fare lo stencil sul muro. Materic cream, ne metto un pochino qua dentro, un goccino di Rocher e la pittura murale che utilizzeremo anche dopo miscelandola ai colori che voglio mixare. Ne metto un po' insieme alla pasta perché in questo modo si asciuga più lentamente. La mischio un po'. Iniziamo a mettere un po' di pasta materica sulla nostra spatolina e creiamo la nostra forma con lo stencil. Io ovviamente lo devo contestualizzare, quindi non lo metto tutto, ma utilizzo questa punta molto elegante di questo stencil un po' arabeggiante e inizio a creare la mia prima onda. Ecco qua, non vado troppo oltre questo ponte perché voglio rimanere qui. E ora pian pianino stacco il mio stencil e lo sovrappongo una volta asciutto per continuare il disegno in questa sezione. Stacchiamo facendo molta attenzione a non sbavare lo stencil appena fatto, mi raccomando. Mi aiuto mantenendo sempre in alto un pezzo di scotch che mi fa da perno. E voilà! Ora asciugo bene e lo sovrappongo per continuare. Ho sovrapposto lo stencil riprendendo questo disegno e ora continuo, proseguendo sempre con i bordi di questa bellissima decorazione. Togliamo anche il riposizionamento. Ora riposiziono ancora una volta portando lo stencil in questo punto e finisco il mio pezzo di muro anticato. Copriamo tutta la nostra parete con una miscela fatta con Tortorelle, Magic Wall, un po' di Rocher e un po' di polvere Magic Star. Sapete che dovete guardare il tutorial per vedere tutti i passaggi. Nel frattempo Emma con una pennellessa scarica, striscia un po' di Rocher, così non rimane tutto quanto bello omogeneo, ma un po' lavorato. Guardate che bellezza, guardate che coprenza. Una mano e abbiamo una coprenza totale. Magic Wall è un portento, una vernice veramente pazzesca, ineguagliabile. Ora mettiamo la colla, ovvero la missione. La colla ci serve per far aderire la foglia oro, quindi la vera protagonista della nostra parete. La colla, ovvero la missione, è una colla trasparente. Quando asciuga diventa trasparente, quindi può far aderire la foglia oro senza nessun tipo di problema. Facciamo aderire la foglia oro su tutta la parete dove è stata messa la colla. Io sono già partita e guardate qui. Ovviamente la foglia, avendo il decalco, si attacca, non si spreca e va solo dove c'è la colla. Ta-da! Non vi preoccupate per l'oro che c'è dietro perché diventerà bellissimo. Ora abbiamo messo in questo vassoio una mousse creata con Materic Cream, un po' di Tortorelle e un goccino di Dark Sand, quindi dei colori per miscelarli alla parete. Spugna naturale, Emma in mano una bellissima spatola, un phon per velocizzare l'asciugatura e andiamo a rendere miscelata tutta la parete. Prendo spugna e puccio nella mia crema e vado sulla parete a fare questo lavoro, sia nella parte dove ho il muro liscio che nel punto in cui si interseca con la foglia oro. Con la spatola vado ad appiattire un po' e togliere l'effetto spugna e creare un effetto spatolato. Se lo vedo troppo bagnato accendo il phon e vado ad asciugarlo leggermente. Vai, fai vedere. Anche questo restyling è finito, ma per vedere tutti i passaggi bene dovete guardare il tutorial sul canale YouTube Elisa Magic Paint. Mi raccomando, senza tutti i passaggi è un po' difficile capirci qualcosa, perché un reel è corto. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto e ricordate, i prodotti Magic Paint non si trovano dappertutto, non si trovano su Amazon, ma sul sito www.elisiron.com o dai bravissimi rivenditori Magic Paint italiani sul sito magicpaint.it. Ciao ciao!